Ah, vieni qui da me, lo facciamo insieme? No. No, tengo questo che se mi dimentico i pezzi ce l'ho lì. Allora, io stasera porto su questo palco un format televisivo, Malattie imbarazzanti, adattato a me. E siccome è imbarazzante raccontare le proprie malattie, ho pensato di gettare fango su parenti e amici che sono venuti qui in teoria per sostenerle. Quindi se volete farvi riconoscere, fatelo pure. Comincerei da Amara. Ah, coi nomi proprio. Nomi. Sì. No, perché è tutto vero, quindi. Più volte Mara mi ha accennato a delle visite specialistiche senza entrare nel dettaglio, ma dal proctologo non è che si va per una distorsione. Quindi che fossero raga di fistole, le hai sempre portate con eleganza. Poi c'è mio fratello, da bambino giocavamo che l'asse del water era la ghigliottina, io ero il boia e il suo pisello Robespierre. Lo giustiziai e oggi fa parte della minoranza di atei circoncisi. Poi c'è Elena, mia moglie. Elena soffre di una stitichezza da abbandono. Cioè, quando abbandona il water di casa, il suo intestino si marmorizza e normalmente spendiamo più di lassativi che di voli aerei. Questa cosa dà origine ovviamente a situazioni imbarazzanti. Ne ricordo una in particolare in Islanda, quando cercavamo di spiegare a una farmacista cosa fosse un clistere, in inglese ovviamente, quindi gli dicevamo "It's like a big Kaiser pear full of water that you stick in the ass and squeeze". E questa ci guardava senza capire, perché evidentemente i clisteri in Islanda sono bannati come in McDonald's. Quindi lei voleva ripiegare su una siringa da pasticcere, chiedendo a me di operare, però gli dissi vabbè, la confidenza, ma non sono mica Iginio Massari. Quindi ci fu un'escalation di microclismi, clismi, macroclismi, gigaclismi, fino ad arrivare a un lassativo da usare fuori dai centri abitati, che si assumeva non in gocce ma in chilotoni. E la sera che si chiuse al bagno per questa procedura finale mi pensai vedovo a pensare come crescere i miei figli da solo, perché mi aspettavo la mattina di trovarla su una montagna di merda e la sua pelle sgonfia come un guanto di seta. Poi c'è Mauro, ah no, è là, che è il re delle emorroidi. Lui è stato incoronato proprio al San Gerardo di Monza, nel senso che gli hanno incoronato le emorroidi all'interno del retto con dei punti metallici e ogni tanto in ufficio gliene parte qualcuno, si graffetta, fa un richiamo e torniamo a operare. Ed è proprio questo il tema della mia malattia imbarazzante, perché di recente ho scoperto di avere le emorroidi. Ora, io sono un negazionista quando si tratta della mia salute, nel senso che cerco di negare tutti i sintomi perché non voglio farmi vedere da un medico, perché penso che se ti frugano dentro qualcosa ti trovano. Quindi fino a che si manifestavano un po' come le vongole e i lupini nell'acqua salata che cacciano giusto il codino, facevo finta di niente, suggestione, non è niente. Quando però è diventato un secondo scroto, ho pensato che fosse il caso di gettare il culo al di là dell'ostacolo e di andare da uno specialista. Vista la natura della visita e l'intimità necessaria, ho pensato però di cercarmi uno specialista su Tinder. Volevo qualcuno che ci mettesse affetto e passione. Quindi sono andato a questo appuntamento al buio fantasticando su come fosse lo specialista e me lo sognavo minuto, mani piccole, dita affusolate, un pianista. Ecco, magari un pianista nano sarebbe stato perfetto. Quando invece ho aperto la porta mi sono trovato dentro una puntata di Cinico TV con l'uomo di Cro-Magnon sudato. Ho visto le mani, mi sono terrorizzato, avevano le dita che scoppiavano negli anelli. Lui ha visto la mia paura, mi ha fatto accomodare, mi ha chiesto di raccontargli i miei sintomi e a questo punto mi ha detto ok, noi adesso, lei ha mai fatto un controllo di questo tipo? Ho detto guardi, sono passato da un urologo per un controllo alla prostata, immagino che la via sia quella battuta da quello là. Mi ha detto sì, ma noi ci divertiamo di più, perché noi non ci limitiamo alle dita, usiamo questo e mi ha mostrato un anoscopio. Ora, un anoscopio, non so che confidenze abbiate voi, io ero la prima volta che lo vedevo. È una specie di dildo trasparente. Ora, siccome ci sono venute a sorpresa mia zia e mia madre in prima fila, devo provare.
devo trovare una metafora efficace per spiegare cos'è un dildo. Un dildo praticamente è un cazzo finto. Quindi mi ha mostrato questo dildo trasparente che terminava da un lato con un monocolo da oculista, dall'altro con una specie di lampadina a candela. E ho capito che io dovevo fare il portalampada. Questo dildo viene inserito e si illumina e quindi il dottore poi ti guarda. Io ovviamente avevo un'aria spaventata, il medico mi ha detto non si preoccupi, è un controllo di routine. Ci abbassiamo i pantaloni, ci accomodiamo sul lettino, gli ho detto guardi, preferirei lei i pantaloni li tenesse. Ci abbassiamo per entrare in empatia col paziente, vada sul lettino. Allora mi sono coricato sul lettino, sinuoso, ho cercato di essere il più sinuoso possibile e mi sono messo di spalle mentre lui si è messo a altezza culo su uno sgabello. Ha messo il guanto e ha cominciato ad armeggiare e faceva il movimento del... Avete presente l'idraulico quando mette la canapa che poi mette il grasso attorno? E continuava a circumnavigare il mio culo. E fino a che mi ha detto adesso spinga, gli ho detto dottore adesso spinga, gli ho detto va bene ma con rispetto perché l'educazione prima di tutto. A un certo punto mi ha detto ora entriamo con l'anoscopio, apri grande, gli ho detto guardi come la Venere Social, open to meraviglia, quindi è entrato con l'anoscopio e ha cominciato a guardare. Quindi io ero in questa situazione surreale in cui avevo uno sconosciuto che guardava nel mio deretano come fosse lo spioncino della porta. Ho pensato, avrà citofonato qualcuno. Invece, appunto, il dottore andava avanti, continuava a guardare e ha acceso questa luce. Io mi sono sentito come Giovanotti trafitto da un raggio di sole e quindi ho cominciato a cercare di fare le ombre cinesi con la lingua sul ridone. Il dottore però indugiava, ho detto cosa cazzo ci sarà da vedere lì dentro? Stava come quelli sul lungomare che guardano nei telescopi. Fra l'altro il dottore non aveva neanche messo le monete. E vedendo che indugiava ho detto ma starà mica aspettando il tramonto, sono solo le 3. Preferisci che torni domani mattina quando albeggio? A quel punto il dottore si è accomiatato, ha estratto il candelabro e ha detto venga che le faccio una prescrizione. Mi ha detto guardi non c'è niente di drammatico, non serve nessuna operazione, Mauro resta il re e le prescrivo solo delle pastiglie. Ci sono domande? Gli ho detto così una ce l'avrei. Il dildo luminoso, quello di prima, l'anoscopio, c'è per caso una versione che vibra? Perché tra un po' è il mio anniversario, non so mai cosa regalare a mia moglie. A quel punto il dottore mi ha congedato. Ho cominciato la terapia, quindi prendo queste pastiglie, però mia moglie si è messa di traverso, perché io le lascio sul tavolo perché mi dimentico. Lei fanno schifo perché dice che so che sono per le emorroidi, dico vabbè, ma sono contro le emorroidi e non sono fatte di emorroidi, quindi mi ostacola in questa cosa. Quindi se per caso muoio di emorroidi, fate arrestare Elena che poi voglio vedere in cella con 4 sconosciute quanto caga. Alberto Bernasconi.